Ciao a tutti, oggi video Ikea. È da tanto che non faccio un video così, so che vi piace molto. Ho trovato tantissime novità e allora scopriamole insieme. Sulla novità di Ikea ho trovato anche questo stampo da forno che possiamo fare le torte salate, le torte dolci, possiamo fare anche il tipo mousse al cioccolato, il semifreddo, va bene in contatto con il calore, per cui lo possiamo usare sia in forno sia in congelatore. Adesso ho fatto una prova per una torta, prima ho spalmato con un po' di burro, lo mettiamo al forno. Cosa ho notato? Ho notato che in questo stampo di silicone in qualche modo la cottura mi è venuta meglio, ha la forma di un diamante, ma penso che fare un semifreddo e metterlo in congelatore ha un effetto più bello, però anche così sono molto soddisfatta. Andiamo avanti, sempre sulla novità che ha portato queste specie di vassoi in rattan, che comunque vedo che sono lavorati molto bene, ho proprio guardato, no, ho girato tutto questo vaso per capire se c'è qualche difetto, ma vedo che sono stati molto attenti, li vedo belli anche come un centro tavolo, li vedo belli anche per mettere qua la frutta, la verdura, ecco, così un effetto più naturale, molto bello. Oltre all'uso pratico di questo vassoio, vedo che l'IKEA li presenta anche come elemento decorativo e li attaccati così al muro. Chi ama questo stile, chi ama questi colori, direi che è un'ottima idea. Vi ricordate l'altro video quando ho presentato questa cesta, sempre era la novità di Ikea, che l'avevo anche attaccata al muro, avevo fatto vedere come possiamo mettere anche a sospensione così per mettere dentro la lavanderia. E adesso sulla novità ho trovato la cesta grande, è sempre uguale a quella piccola, c'ha le maniche in legno. Mi piace molto, l'IKEA lo presenta anche come tenerlo vicino al divano per mettere dentro tipo i cuscini decorativi, qualche copertina. Io la vedo ottima anche in una stanza da letto, ad esempio la sera quando si va a dormire, di prendere il copriletto, di prendere tutti i cuscini decorativi e metterla qua dentro. Ripeto, è molto capiente, entra veramente tante cose dentro e ha anche un stile così minimal. L'IKEA si accontenta mai, ogni anno cambiano questi cesti, qualcosa di diverso fanno. Allora anche questa è molto carina, questo lo vedo di più come un elemento decorativo, magari anche di tenere dentro tutti i oggetti piccoli, che così teniamo anche tutto più in ordine. Sempre su novità di IKEA ho trovato anche questo vassoio che ha un colore bello scuro, è molto pesante, cioè proprio quando lo prendi in mano vedi la qualità di questo vassoio. Io quando l'ho visto la prima volta mi sono subito collegata, ad esempio, per tenerlo vicino al divano, qua magari non so, di appoggiare una rivista o un caffè, tipo così, qualcosa che sia più comodo, ecco, vicino a noi. Lo possiamo noi modificare e farlo diventare un piccolo tavolino. Eh sì, quest'anno vedo che comunque ha presentato tante delle sue novità con un colore così più intenso, più scuro. Anche questo in contenitori che lo trovate sulla novità. Possiamo mettere dentro anche tipo le bottiglie, insomma tutto quello che abbiamo in casa per tenere in ordine, anche metterla sopra la cucina, tipo all'anda di sopra per risparmio spazio, ecco, comunque possiamo mettere lì qualcosa dentro dove quella che usiamo di meno e appoggiarlo sopra la cucina che comunque ha un colore bello e farebbe anche di elemento decorativo. Ci fermiamo a guardare anche un po' di mobili, anche questa sulla novità con le ante, questo mobiletto.
È bello, solo che io amo di più i mobiletti quando hanno i piedi sotto, per me sono più pratici dopo da mantenere, ad esempio non li dobbiamo spostare ogni volta per aspirare sotto, quando ci sono questi piedi è molto più pratico tutto, anche questa sulla novità è molto, molto carino. Adesso vi faccio vedere anche si apre in un modo un po' particolare. Questo è bianco, ha comunque un bel designer, molto classico, bello. Praticamente ha due cassette sopra che sono abbastanza capienti, per quello possiamo comunque mettere qualcosa. Guardate che apertura che ha e vedete dentro è abbastanza grande, possiamo ancora aggiungere delle ante, tipo dei piani così e possiamo veramente tenere tante cose dentro. Questa volta ho trovato anche Reggi Libri, mi piace questo perché è alto e pesante, per cui di conseguenza rimane più stabile. Lo prendo perché mi piace tenere più in ordine aiutandomi di questo Reggi Libro. Ha anche quattro piedini che è in gomma, immagino che così lui non graffia il mobile e anche si fissa al meglio. L'ho preso perché, ad esempio, chi ama tenere tutto in verticale, sappiamo che quando prendiamo tipo lenzuola o tovaglie asciugamani e rimani poche cose, tendono a cadere. Invece questo regilibro che è abbastanza pesante, come dicevo, e anche alto, io riesco a tenere tutto molto più compatto e più in ordine. Anche se noi, vedete, prendiamo qualcosa, dopo lo spostiamo e mi rimane tutto compatto. Ma questo vale anche per le tovaglie, per asciugamani, vestiti dei bambini, jeans, maglioni. Sempre su novità trovati tanti set di pentole questa volta. Questo rosa è bellissimo, funziona su tutti i tipi piani di cottura, inclusi quella a induzione. È in alluminio, per cui diffonde il calore in modo uniforme. E questa è una pentola con cestello, è ottima anche per gli asparagi, ad esempio, o anche la pasta. Poi quando il cibo è pronto, prendiamo dal manico la cesta ed è molto pratica. Anche questo set di pentole è molto bello, sono talmente lucidi che sembrano uno specchio, li ho guardati proprio anche dentro e brillano, praticamente sono tutti lucidi. Anche questi funzionano su tutti i tipi di piano cottura, inclusi quelli a induzione. I manici della pentola sono studiati per ridurre il trasferimento di calore.
Poi trovate anche sempre su novità anche i pezzi separati che non siete costretti a prendere il set intero, hanno veramente diverse misure, diversi modelli, sono belli. Adesso provo a inquadrarvi così un po' perché non lo so, sono talmente lucidi, quasi quasi non so, mi sto affezionando anche a questo materiale di Linux, li vedo molto belli, molto, sì, secondo me in una cucina è bello avere così. Guardate questo tagliere, è molto interessante. Allora, praticamente cosa fa lui? Ha questi piedini e mentre noi tagliamo l'insalata o non so, la carne, qualcosa, sotto mettiamo un piatto, un vassoio e mettiamo già direttamente dentro tutto quello che tagliamo. Può essere molto utile, sì. Poi ci hanno portato anche questi taglieri così grandi, io li vedo ottimi, ad esempio per mettere un po' di salami, un po' di uva, noce, così un antipasto mix, no? Per mettere così sul tavolo, li vedo molto servito così molto originale. Poi c'è anche un tagliere qua che secondo me è molto pratico, ad esempio se noi tagliamo il pane, così la mollica non rimane qua all'interno, o anche se tagliamo un pomodoro, qualcosa che gocciola, ecco così mantieni tutto quello che cade e lo mantieni lì all'interno. Secondo me è molto pratico avere un tagliere di questo tipo. Guardate sulla novità hanno portato questi stampi ghiaccio, però vedete che sono particolari, sono più grandi di solito, no? Loro vendono quelli piccoli e qua dentro possiamo mettere anche tipo limoni, possiamo mettere la menta, fragole, lamponi, così per rinfrescare le nostre bevande possiamo aggiungere dentro questi cubetti di ghiaccio anche varie cose. Allora, andiamo avanti, sulla novità ci sono anche diversi, hanno portato qua il copripiumino, le federe, soprattutto anche per stanza dei bambini. Hanno una fantasia molto bella, molto fine. Io vi posso consigliare le loro lenzuola, mi piacciono molto, si lavano bene. Ad esempio, io li lavo anche a 90 gradi, si stirano più che altro bene, per cui veramente li ho usati tantissimo e vi dico che li lavi, sono come nuovi e si stirano molto bene. Trovate anche questi stampi per il pane che è molto utile. Vedete che è un po' particolare, praticamente è stretto e lungo. In questo modo io penso anche se noi mettiamo l'impasto del pane qua dentro al riposare, lo possiamo dopo subito mettere al forno. Così otteniamo un pane stretto e lungo, per cui sì, io penso che è molto utile. Allora, ho visto anche i tappetini di in silicone per il forno, però vedo che questi sono molto più, è un po' più grande del mio. Possiamo tipo lavorare su di lui anche la pasta, possiamo anche metterlo al forno con i biscotti, con varie, con quello che vogliamo. Io ho quello rosa, so che tanti di voi me lo chiedete sempre da dove l'avevo preso dall'IKEA, però vedo che non c'è più in vendita, però secondo me questo qua è molto più utile, ecco io ho questo qua, però è piccolino come, però comunque ecco mi trovo bene, magari più avanti mi prenderò anche quello più grande. Guardate questo stampo da forno, non costa tanto, però è molto utile. Ad esempio ha una misura che per una famiglia va bene, perché quella da forno è un po' troppo grande, invece questa mi piace, se noi facciamo ad esempio pizza o una torta salata o dei biscotti, possiamo anche tenerla direttamente qua dentro, è comunque bello anche da servire così direttamente qua dentro. È comunque abbastanza profonda, ecco, per riuscire a fare qualche torta, qualcosa, e ha una misura che sì, può essere utile. E adesso parliamo un po' di scrivanie. Alcuni di voi mi avete chiesto che tipo di scrivania scegliere per metterla dentro nella stanza da letto. Guardate, metterla in una stanza da letto bisogna stare un po' attenti, bisogna comunque scegliere una scrivania che sia comunque di un designer più fine, più, perché sennò rischiamo a rovinare tutto l'aspetto della nostra stanza.
Ne li ho visti qua due, ad esempio questa che è comunque molto carina, c'è tre cassetti piccoli, non sono tanto profondi, non sono tanto grandi, però comunque ci permette, ecco, di mettere qualcosa dentro, di creare così un nostro spazio per studiare o per lavorare. O se no c'è anche questa bianca che ha un cassetto piccolo in mezzo. Anche questa mi piace perché volendo si può stringere e si fa più piccola, no? Dipende dai spazi che voi avete nella stanza. Questa qua si chiude da tutte e due parti, poi volendo possiamo chiudere soltanto una parte e lasciarla la lunghezza che desideriamo, che abbiamo bisogno. E dicevo, nella stanza da letto, no, più fine e più stretta è, più carina sarà la stanza e più si amalgherà bene con la stanza da letto. Magari evitiamo di mettere nella stanza da letto una scrivania di quelli classici che di solito si mettono in ufficio, quelli là magari sì, lo possiamo mettere tipo in stanza dei nostri figli che magari studiano. Ecco qua ho provato così per farvi vedere più o meno come si può vedere una scrivania, così vi date anche voi un'idea. Ad esempio questi qua secondo me non li vedo io bene che stiano nella stanza da letto, sono troppo grandi, rischiamo veramente di rovinare con l'aspetto della stanza. Sulla novità trovate anche vassoio supplementare regolabile, è molto pratico, adesso vi dico a cosa può essere utile, si può combinare con altri complementi all'interno. I piedi di plastica impediscono al vassoio di scivolare quando apri e chiudi il cassetto, anche se il cassetto è leggermente più grande del vassoio. Lui cosa fa? Così possiamo sfruttare appieno la capacità di cassetti della cucina. Sempre sulla novità troviamo questo set per pulire, praticamente c'è il secchio e poi dentro c'hanno tanti spazzoli, varie cose, tutto quello che serve per pulire, per la polvere, per il pavimento. Ad esempio questo c'ha, volendo dopo si toglie e si mette anche in lavatrice a lavare. Vedo che quali che lo presenta come che ottimo per lavare il box doccia. Poi c'ha per polvere, per pavimento, per parquet, c'hanno veramente tante cose dentro, per cui non lo so, sì, può essere utile un set così avendo in casa, magari chi ha la casa grande che deve andare al piano superiore, ecco, si prende tutto questo set così ha tutto qua, no? E poi aprendo tutta questa parte di sopra, sotto abbiamo il nostro secchio per lavare il pavimento. Troviamo anche la coppa per champagne tutta trasparente che è molto bella. Io l'avevo anche presentata sui dolci di Natale che possiamo mettere oltre a champagne dentro anche per servire i nostri dolci, ad esempio al cucchiaio. Possiamo servire dentro anche antipasti come tipo non so, un po' di insalata russa o varie insalate, varie cose, non soltanto per champagne. Ecco, con questi coppi noi possiamo giocare tanto, possiamo veramente creare ecco, qualcosa di unico. Hanno portato anche vari colori sulla novità, questi cesti, vi ricordate abbiamo parlato di loro in un altro video che erano bianche, adesso vedo che l'hanno portato anche azzurre, arancioni e questo verde pistacchio. Sì, chi magari ha la cucina colorata, una cesta così bella. Guardate, avevo trovato questa spazzola
dentro nell'IKEA, solo che in vendita non li avevo visti, però sono molto belle. Secondo me anche come un elemento decorativo in cucina, oltre al sicuramente sono anche pratici e soprattutto utili, però ecco, se li vedrò più avanti sicuramente li prenderò. A me piacciono questi tipi di spazzoli così particolari, anche se vedi bello in cucina. Sempre sulla novità ci sono anche queste lanterne e anche lampadari che sono molto, ecco, chiama questo stile così tipo molto romantico, molto leggero. È bello, chiama giustamente questo tipo di lampadari. Li ho visti anche tipo questo all'entrata che stava in una stanza da letto, poi giù li ho visti anche proprio a lanterna che comunque dona ecco, una luce molto calda, un riflesso bello nella stanza da letto. Poi c'è anche questo, è sempre sulla novità, che ha comunque un design molto minimale, anche questa dona una luce molto piacevole, calda, fa comunque una bella atmosfera nella stanza. Ogni casa è bella in modo suo. A volte guardiamo le case da Pinterest dove sono super lussuose, dove in qualche modo ci scoraggiamo, ma io vi dico questo, basta a scegliere una tenda bella, basta scegliere un cuscino decorativo bello, un tappeto bello che si amalga tutto tra di loro e vi assicuro che l'aspetto della nostra casa cambia. Ragazzi, il mio video finisce qua. Se vi è piaciuto, sostenetemi con un commento, con un mi piace o iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo presto. Ciao ciao! An ocean, a cave, a dream that no one could save.